questi sono germi di grano. L'impasto è un po' come il figlio, bisogna curarla tutta la giornata. Amo. Poi ci sta un po' di pane. Patatina. Può essere Sta al massimo sì, sta al massimo. Allora signori, in fondo al bancone per la destra 45. Ve lo mando io, sì no? La pizza fritta. Dai. Sì. 2 Italia. Grazie al bancone per la destra, tavolo 35. Solo pomodori e fiorellini. Comprate il 26. Per gemare una salita nella metà 11. Sì. Hello guys. I'll take away what you want. Più o meno. Grazie. Allora c'hai il 35. Buonasera signorina. Tavolo 11. No? Allora da me. Sì.
Letto! Peso 4, stavo 4. Gli 8 sì, Alessandro. Alessandro? No, buonasera. Name, Giovanni. Siamo 10. Devi fare un favore? Guarda, guarda come fanno le pizze, fanno una pizza. Tacchi, tacchi, tacchi. Fanno sempre Signori, incontro al balcone Zaragoza 33. Grazie. Tavolo 16. La zucchina marinara farina. 2 sciavanci. Due pancini e noce e fiscaglie. 49. Letto! La fiorella e zucchina marinara del tavolo 2. Anzi, sono sempre... Aspetta un attimo, aspetta l'altro. Tavolo 23. Grazie, Mamma mia, Andrea. Scott? 23. Ci siamo messi dal più comodo lì. Tutto diviso 4. Facciamo anche pancetta! Pancetta? Pancetta giallo rosso! Vai!
misto con la carne di compra per 53. La misto. Allora c'è il 30. Tavolo 11. No? Allora da me. Formale. Tavolo 36. Danilo sta. 2 Dauria. Tavolo 23. Mamma mia, Andrea. Anche una normale. Dopo la preparazione. Dopo la preparazione delle pizze. Era una cosa. Questa prima pizza. La campana alla margherita 35. Andrea, 2 marinare salite senza peso. Bene, si va là, storia completa, tavola. Carlo. Sono arrivate 2 che patatine. Però hai capito? Perché non si sa spiegare le due. Pizze le portate? Capito? Sono arrivate 2 margherite. Ma dopo, vai. Ok, vediamo che potrebbe essere con le scariche che lui non aveva sentito. Bene? Tavolo 13. Capito dove sta? Infatti non farsi capire qual è il due. Doveva arrivare una margherita ombra e arrivate che patatine. Potrebbe essere con le scariche che lui non aveva
Abbiamo detto che non volevamo fare. Questa avanci. No, buonasera. 5, 6, 7, 8. Livelli? Raun. Round? Okay, round. Move for your outside. Now it's round. I think 15 minutes. Voglio chiamare? Ti devo chiamare? No, no. Questa è quella in mano, la sera di Una patatina. Luca, patate? Ragazzi, al bancone per la testa sono 47. come lo è, ci sono gli analisi più Aro? Sì. Per la curata va al 21 e la 21. Questa è la patatina mignon senza la questa è torta porcino senza la ciccia, 24. Grazie. Ma la mano fa il numero 23. Salve. Ora. Ecco, ma dove vuoi la conta? Vabbè, no, che io. Puoi scaldare un po', no? Lo ripieno, no, così stando lo ripieno. Ok, guarda il tavolo. Tavolo con la montanata, solo la montanata. Solo uno, vero? Sono 4. Ma cosa zero? Ah, ok, perfetto. 15 non scendete. Questo i sottopesi come già. Si chiama? Stefano Americo. Stefano Americo. E tu due, sta alla trattoria. La trattoria è forse la benga di solito. No, io lo Sì, 93. 27. Sono 4 Ah, lo provaci.
Facciamo la mano. Provola! Vediamo che si fa. Ciro! Qual è? Ci vediamo. Sbagliato. Lascia. Lasciamo andare. No, normale, va. Salame piccante. No, Salvador, stanno facendo la luce, oddio. Stiamo facendo un po', adesso oddio. Come sei qua? Eh, Ma facciamo una cosa tutti, lo leggono, ti risposto. va benissimo. Grazie Arrivederci. mille, buonasera. 286 sta qua. Già cosa? No, tutto ben voi, branciolette e tua... Fammi un piacere però. a dire sta frittura, che hai visto? Ma che No, voglio finire. Lo so. è una fritta ok. No, no, qua. Qua. Sì, vai, vado in su lento. Vai a vedere da quell'altra parte se ce l'ha. Vado a aprire. Ma non assai no, ma. Dai, provola. O adesso o alle 9:30. Ma facciamo una cosa tutti, lo leggono, ti risposto. Vai, vai. Ciao Gigi, No, Dani, non vai. Un gusto per lui. Una margherita normale. Sì, è quella la pensa più. Su 3 sono le pepe una margherita normale. Sì, vai, stiamo procedendo. L'ultima prova è Signore, prego. Sei qua? No, facciamo una cosa. Signore, prego. Sei qua? No, facciamo una cosa. E come non si fa male? Non ci sa. Allora, stamattina. Però poi sempre un po' la giustizia, un po' Non è per me.
Fai cuocere la bocca proprio. Normale, questa è una pizza doppia ripiena. Una vera ripiena, destra e a sinistra. Spettacolo. Non è proprio no. Salsa di pomodoro, origano e aglio con l'aggiunta di ulteriore pepe, pomodorini e pecorino. È una pizza che ha inventato mio nonno sostanzialmente. Questa era mancata con la farina di riso, dai. Questa qui non si può prendere tanta schiaffi, che si rompe, capito? Eccola qua. Si avvicina una pizza normale, però, Una pizza normale. Iniziare a fare le pizze è stata più una necessità che una scelta personale, dovuto al fatto che io persi papà a 19 anni e quindi avevo una mamma con 4 sorelle e da lì è finita la vita da giovane ed è incominciata quella da responsabile. Questo è un mestiere che ti devi innamorare, se no non ti riesce mai bene. Credere in quello che fai e avere la fortuna di una famiglia che ti segue. Puoi diventare imprenditore, però la pizza cala. Non si possono fare sempre le stesse pizze. Se chi fa le pizze manca, una viene meglio di quello che fai tu, un'altra sicuramente viene peggio. La pizza non deve dire grazie a nessuno. La pizza si è fatta da sola e ha dato benessere al pizzaiolo. Non significa fare tante cose di quello che si vede adesso. Non voglio criticare nessuno, però andrebbe bene farla con sempre lo stesso amore. Spero che mio nipote, che pure si chiama Antonio come me, sarà degno erede, ammesso che le fa piacere fare la pizza. Sarà lui che porterà avanti il nome sta lì. Tu se vedi queste macchine, sono macchine che usavano principalmente i panettieri e non la cambierei mai. Le farine sono molto cambiate, il pizzaiolo si è dovuto adeguare ai cambiamenti delle farine. È molto più semplice e facile fare una pizza, però si è persa un po' quello che era l'accortenza di farla venire sempre digeribile nello stesso modo. La digeribilità della pizza dipende da come fai crescere il tuo impasto. Quando sposerai avrai un figlio, tu ti rendi conto che dalla mattina alla sera quel figlio va curato fino a che lo metti a letto. L'impasto è un po' come il figlio, bisogna curarla tutta la giornata, non abbandonarla a niente, stare molto attenti alle temperature dell'acqua, dove metti gli impasti a crescere. Qua vengono persone che sono più di 30 anni, 40 anni e vengono ancora con il ricordo di quella pizza che hanno mangiato 40 anni fa. Non è facile mantenere una cosa del genere. Ecco perché sono partite col dire ti devi innamorare della pizza, ti devi innamorare di quello che fai la mattina e quel giorno che ti vai a divertire devi avere sempre un po' di malinconia di quello che hai lasciato nel negozio.
questo è un impasto diretto. Tradizionale perché oggi con la pasta innovativa fanno una procedura differente dal vecchio metodo. L'impasto innovativo deriva dalla panificazione, con 42 litri e quasi 90 kg, 70 kg di farina escono 450 panetti. Dove sei 9? Questi giorni ho parlato felicemente con francesi, non mi sa di più. Questo vedo sì, no, abbastanza spagnolo, molto bravo, francese l'unica lingua che non conosco e quindi Quando fa caldo giustamente la lievitazione, il lievito aumenta sempre di più rispetto all'inverno, quindi se ne mette sempre di meno. La media lo facciamo girare un quarto d'ora, 20 minuti. Poi dipende dalla come senti la pasta. Se la senti elastica va bene, se la senti meno elastica vuol dire che deve lavorare ancora di più. Perché comunque gli devi dare il tempo che la maglia glutinica si unisce e forma l'elasticità alla pasta. La sera lo faccio sempre io quando si deve fare, la mattina invece lo fa Lello. Una bella responsabilità per fare il impasto, cioè non è di solito il pizzaiolo deve fare anche la pasta, ora ce ne sono molti che non la sanno lavorare, quindi devi vedere magari poi il titolare se ti dà fiducia oppure devi magari migliorare in qualcosa, prendere qualcosa. Una grande impastatrice tu non fai più pasta, ne fai una sola volta, una quantità superiore. Invece se è un'impastatrice piccola ne devi fare più di una. Giustamente.
impasto diretto, questo qua napoletano, per prendere il cosiddetto punto di pasta la farina si mette un po' alla volta per vedere la consistenza poi della pasta com'è, a piacimento, perché ogni pizzaiolo ha una sensibilità diversa dall'altra alla mano e poi a piacimento, però la media non deve essere né troppo morbido né troppo duro. Non tutti stendiamo allo stesso modo e non tutti condiamo allo stesso modo, però di solito per avere una buona pizza devi avere un grande fornaio, perché puoi essere anche il più grande pizzaiolo del mondo, ma se la cottura della pizza non viene fatta come si deve, la pizza la puoi anche buttare. Quindi prima di essere pizzaioli bisognerebbe essere... Sì, fornaio, esatto. Questi sono germi di grano, quello che già contiene la farina. Ma la differenza della digeribilità della pizza non si vede nel lievito, si vede nella lavorazione della pasta. Poi la pasta più tempo di maturazione ha, più leggera è, più digeribile è. E non soltanto questo, anche con la cottura, perché la cottura della pizza è importantissima, perché se non si cuoce bene la pasta può essere cruda, quindi automaticamente quando si mangia la pesantezza allo stomaco deriva dalla pasta cruda. Tu invece poi il maestro della rosticceria. Maestro della rosticceria, tu, o no? Ce ne vuole di forza. Volta fallo vedere. Negli anni, quando fai sempre le palline, i tendini, i muscoli se ne vanno. Dove lavoravo prima, dopo 15 giorni di ferie andai a lavorare, feci la pasta, l'alzai sul banco, andai a stagliare, feci una sola pallina, staccai, perché tu devi rompere la pasta, senti una botta qui del polso, quindi lesionai il tendine. Dopo tanti giorni di riposo, il tendine stava bello riposato, andando a lavorare,
qualcosa, ma 4, 3, 7? No. Inizia a darmi l'alto se vuoi, dai.